In Italia nel 1930 è nata un'azienda che poi è diventata un punto di riferimento del design e dell'ingegneria automobilistica nel mondo. Sto parlando di Pininfarina, fondata da Battista Farina, detto Pinin, è diventata rapidamente sinonimo di eleganza, innovazione e prestazioni. In questo video mi sono imbucato nei loro uffici a Torino e ho esplorato tutta l'azienda. Appena sono entrato ho visto già un sacco di modelli bellissimi e subito a destra c'era il museo con tutti i modelli più importanti a partire dalla CIS Italia 202. Presentata al mondo nel 1947, è stata il punto di partenza per Pininfarina. Ha dimostrato l'abilità dell'azienda nel creare design straordinario e innovativo ed è stata accolta così bene che è ancora esposta al MoMA di New York. Ma l'ascesa dell'azienda non si è fermata con quest'auto. La stretta collaborazione con la Ferrari, iniziata negli anni 50, ha portato alla creazione di alcune delle auto sportive più iconiche del mondo, come la Ferrari 250 GT o la futuristica Enzo Ferrari. Nel museo ci sono anche un sacco di altri modelli che vi mostrerò più tardi nel video perché la storia è veramente interessantissima. Ma la mia prima tappa del tour è stata nel reparto di architettura. Ebbene sì, perché negli ultimi decenni Pininfarina si è espansa in tanti altri settori, non più solamente le auto classiche, ma anche i veicoli elettrici, il design navale, design di prodotto e architettura, interni, appartamenti, quartieri e intere piccole città. Così, dato che io sono un appassionato di architettura e grattacieli altissimi, ho iniziato la mia intervista con Giovanni, vicepresidente di Pininfarina Architettura. Siamo un bel team, siamo circa 100 persone. Qui a Torino abbiamo il team principale, abbiamo aperto Milano, Miami, New York da poco, Shanghai. Giovanni qua mi ha spiegato come dalle auto sono passati all'architettura e in che modo è avvenuto questo passaggio. Partiamo dalle auto. Le 3 auto che ti mostro hanno cambiato la storia dell'auto e sono tutte e 3 auto Pininfarina. La prima è la CIS Italia, siamo negli anni 40 e se tu oggi guardi la CIS Italia, per me almeno l'auto non è cambiata tanto, cioè paradigmi radicali ce ne sono stati pochi. Il secondo progetto radicale per la storia dell'auto è la Mythos, siamo negli anni 70, per la prima volta l'auto viene concepita come un volume unico. La Mythos tra l'altro è un'auto che non è mai andata in produzione, però di fatto ha cambiato la storia dell'auto perché da qui, se tu ci pensi, anche oggi le supercar di fatto seguono questa idea del volume unico. La terza, che è quella più buffa, quando io sono entrato in Pininfarina hanno detto non farla vedere questa. E in realtà io la faccio sempre vedere perché da un lato è divertente, dall'altro è stata rivoluzionaria perché per la prima volta l'auto è stata concepita in funzione delle leggi dell'aerodinamica e non viceversa. Qui è stata ragionata come se fosse un aereo. Perché mi collega all'architettura? Perché qui vedi una Pininfarina che scalpita e che comincia a dire forse io posso imparare qualche cosa da altre aree di design o posso insegnare qualche cosa, no? L'edificio e anche le città stesse stanno diventando le auto in termini di complessità perché cominciano a integrare sensoristica, attuatori. Quindi noi abbiamo preso la metodologia dei nostri ingegneri automotive e la stiamo trasponendo sull'architettura. Uno dei nostri motti è possiamo costruire edifici nello stesso modo in cui possiamo costruire le auto. E così mi ha fatto vedere un po' dei loro progetti, a partire dalla casa di un privato. La casa privata generalmente è il billionaire. Non si può dire qualche nome? No, qua ho 2 ville private. Questa è vera, questa villa qua è vera. Questa è in cantiere, un cliente che puoi immaginare è appassionato di auto. Bellissima comunque, anch'io voglio una casa qui. Invece questa è un progetto in Nord Europa, una struttura in legno prefabbricata, integrata nel verde. Ti dà l'idea del fatto che Pininfarina non è un'estetica ma è una metodologia. In funzione del contesto del cliente puoi avere risultati completamente diversi. Esattamente come nelle auto, Pininfarina lavora bene con altri brand, classico esempio Pininfarina e Ferrari, anche con gli edifici Pininfarina è molto forte per quanto riguarda gli edifici brandizzati, una cosa che in Italia non si sente tanto, ma all'estero tantissimi brand di lusso hanno i loro palazzi, per la maggior parte residenziali. Pininfarina ne disegna tantissimi. Che abbiamo lanciato in realtà poche settimane fa, si chiama Diagonal, qui siamo a Fortaleza, è un edificio più alto, siamo sui 50 piani. Wow, un grattacielo. Cioè la verticalità dell'edificio, la facciata deve essere coperta al 70% di verde. Questo è realizzato l'edificio più alto del Sud America, anche qui brandizzato, fare anche forme complesse, standardizzando il processo e minimizzando tempi e costi di cantierizzazione. Partendo da una forma estremamente complessa, in mercati come quello brasiliano, se lo fai in opera può avere costi e un rischio anche di una qualità bassa. Noi lo standardizziamo in pannelli, andiamo a cercare di minimizzare le curvature nel singolo pannello, studiamo la dimensione del pannello in modo tale che sia trasportabile. Dove li fate i pannelli? Li facciamo off-site, cioè li facciamo in un'azienda locale che li realizza e li trasporta. Dai palazzi residenziali siamo passati agli edifici per le aziende, come la torre di controllo dell'aeroporto di Istanbul. Questo è forse il progetto più iconico che abbiamo fatto, progetto complesso, diventato un simbolo, sintetizza un po' tutto, no? C'è quella parte estetica, c'è quella parte tecnologica, c'è quella parte identitaria. Addirittura hanno disegnato un'intera gigafactory, cioè una fabbrica di batterie. Dopodiché siamo passati a veri e propri quartieri, urban planning. Si chiama Aldea Umei, ancora una volta un progetto brandizzato, questo è il primo master plan brandizzato. Ma questo è un resort? L'obiettivo era quello di fare un resort, ma alla fine è anche una comunità stanziale. Non volevamo fare, il cliente non voleva
fare un semplice villaggio turistico dove tu vai, passi qualche te ne giorno. vai. L'idea qui era quello di riprendere l'immaginario del Sud America, no? Attraverso un'integrazione forte con quello che è l'ambiente naturale, andando a creare questi spazi, queste forme che richiamano la tipica architettura sudamericana. Spesso la componente mobilità è rilevante. Oggi quando pensi a una città devi partire dalla mobilità, l'auto la devi quasi lasciare fuori, quindi devi partire dall'utente, dal pedone, sistemi di mobilità alternativa, poi il trasporto pubblico e poi alla fine l'auto. Quindi qua c'è mobilità alternativa? Qui praticamente è un'area dove non ci sono auto, quindi tutta la mobilità è attraverso sistemi elettrici. La stessa cosa l'abbiamo fatta anche a scala più Puoi andare in ampia. vacanza dopo queste slide. Sì, anch'io. A sud di Shanghai avevano chiamato 5 architetti italiani per fare masterplan che abbiamo vinto. È stato costruito questo progetto? No, un masterplan ci mette decenni per essere Decenni, costruito. Abbiamo proposto anche di farlo diventare un circuito di Formula E ed è piaciuta molto l'idea. Dopodiché ho pranzato con i colleghi e gli architetti che effettivamente lavorano a questi progetti e finita la pausa pranzo ho fatto qualche domanda in giro, a partire da Chiara. Che adesso ci fa vedere quest'ala dell'ufficio, che come la chiamiamo? È la parte dove avviene tutta la produzione dei progetti che poi Dove avviene la vengono magia. realizzati. Esatto, dove viene la magia, corretto. E ti faccio vedere. Dunque, qui abbiamo più o meno una buona parte di tutti i nostri architetti che stanno lavorando, chi con 2 computer, chi con 3 schermi. Ma cosa fai tu qua? E io sono la Business Development Manager di Pininfarina. Che vuol dire Mi occupo cosa? di avviare i progetti e di seguirli nel loro processo iniziale, da quando un cliente arriva da noi, che ci spiega qual è la sua visione. Buona parte del lavoro di un architetto è quella di tradurre la visione del cliente, farla passare attraverso i propri valori. Chiara mi ha portato da un vero e proprio architetto che in quel momento stava lavorando ma l'ho un po' disturbato. Mi ha sorpreso vederlo con degli sketch fatti a mano perché pensavo che facessero tutto al computer e io ho chiesto un po' come lavora. Questo è Rhino. Cosa si fa su Rhino? Su Rhino disegni le forme, tutti questi elementi li andiamo a disegnare su Rhino. Come mai hai anche degli schizzi qua? Le idee sono elementi che vengono appunto dalla creatività, vuoi un'immagine di riferimento, vuoi uno schizzo, il contesto come in questo caso. Mi ha parlato di design parametrico. Design parametrico vuol dire che tu dando dei dati riesci a cambiare qualcosa in maniera live. Le geometrie in realtà non le vai a disegnare a mano come fai in maniera classica, quindi crei un quadrato, gli metti dei dati e tu lo cambi con degli slider. E mi ha mostrato il suo Space Mouse. Quindi uno Space Mouse ti consente di girare attorno a un oggetto in maniera fluida. Dopodiché ho parlato con Alexandra, architetto in Pininfarina da ben 8 anni e ha lavorato una grande varietà di progetti differenti. Magari un giorno ti capita di lavorare su un progetto di un grattacielo di 55 piani e un altro giorno lavori su un progetto molto più piccolo, molto più intimo. Cosa hai studiato? Io ho studiato sempre architettura. Qual è la giornata tipo di un architetto qua? La cosa più bella è che quando arrivi qui c'è questo prato bellissimo verde enorme con delle lepre sopra che corrono. Prima di entrare al lavoro, diciamo. Esatto. Quando entri? Facciamo un primo caffè di mattina, scambiarci delle idee e novità, poi parte una giornata pazza tra disegnare a mano, progettare sul computer, tra fare riunioni, perché di solito i progetti di architettura sono molto complessi, quindi ci sono vari team coinvolti. Quanto dura un tuo progetto medio? Alcuni progetti possono durare anni, altri qualche mese. Partiamo sempre da una ricerca del contesto per capire che ispirazione potremmo prendere dalla cultura locale, dall'ambiente. Poi c'è sempre una fase un po' più tecnica per definire il programma, poi c'è una parte più creativa per capire come trasformare e creare qualcosa di valore. La parte che ti piace di più fare di tutto il processo? Credo la parte creativa, quella più divertente. La parte più difficile del progetto? Far parlare tutti gli elementi coinvolti nel processo. Certo. Un ragazzo che vuole fare l'architetto nella vita, che consigli daresti? Perché comunque non è facilissimo, No. c'è tanta offerta, poca domanda. Soprattutto in Italia. Provare di fare un'esperienza all'estero, che quella ci aiuta tanto a formarti anche come professionista e non avere mai paura. Devi essere molto coraggioso e crederci in te stesso, che è proprio bravo e diventare... Se sei bravo. Siamo tutti bravi, basta crederci in se stessi. Poi ho incontrato il Vice President of Manufacturing, cioè il vicepresidente della manifattura. Questo perché negli uffici di Pininfarina non solo disegnano, ma hanno anche un'area dove costruiscono le auto. Viene utilizzato per realizzare delle auto one-off o con una tiratura bassissima. Insomma, le auto più costose che potete trovare in giro. Per questione di privacy non mi ha potuto portare in tantissime ale della manifattura, ma almeno sono riuscito a vedere la selleria e la verniciatura. Quest'area, un piccolo laboratorio di selleria, dove se ci sono pochi oggetti da fare, li selliamo qui, abbiamo le attrezzature per poter realizzare i nostri oggetti, altrimenti coordiniamo e guidiamo l'attività dei nostri fornitori. Cosa diventerà questo qua? Questo qui è un oggetto, un particolare di finizione che verrà montato su un veicolo, quindi partiamo da un supporto e poi gli incolliamo e gli cuciamo sopra la sellatura. Si va in
verniciatura. E questo sta sempre qua oppure fa parte di un vostro progetto? Questo qui è un modello di battitura. Una volta le vetture venivano costruite su questi mascheroni, martello e via. In questo reparto non si vernicia solo, perché una delle principali operazioni e quelle che porta via più tempo è proprio la preparazione del fondo alla verniciatura, che è un'operazione che porta via proprio tanto tempo. Non è la verniciatura da carrozzeria dove porti la macchina, applico la mano di base, ti applico il trasparente e finito. No, qui prepariamo la vettura, rimodelliamo la vettura sul fondo per poi passare poi a verniciare. In questa cabina, che è una cabina di preparazione, stiamo rilavorando una vettura del nostro museo. Qua in quest'area si fanno quelle attività che ti ho raccontato, dove prendiamo il fondo, applichiamo il fondo, lo tiriamo, lo prepariamo, ricostruiamo tutte le linee di stile, rifacciamo i giochi e profili in modo tale che la macchina sia precisa e perfetta. Lui è il responsabile del reparto di verniciatura, che è una delle punte di diamante come reparti della pintura. Qui è uno dei reparti dove esce anche la qualità, molta della qualità, perché quando tu vedi una macchina quello che ti colpisce è l'aspetto estetico. Il colore più difficile? I colori più difficili sono i rosso fuochi, sono quei rossi profondi che più profondo, quindi più layer. Tornati negli uffici della manifattura, ho parlato con Felix, Chief Creative Officer di tutta l'azienda. Si occupa quindi di avere un punto di vista più alto su tutti i rami di design dell'azienda e deve quindi sempre avere a mente i valori estetici che accomunano tutte queste aree. Vi accorgerete infatti che se vedete uno yacht, un appartamento, un'auto o una penna di Pininfarina hanno tutti degli elementi in comune. Il mio ruolo è di far crescere il team, di essere il leader di questi team, sempre nella ricerca di dare un valore estetico, soluzioni innovative ai vari clienti. In base a cosa decidi che un valore estetico va bene e qualcos'altro non va bene? Ci sono tanti fattori in questo. Innanzitutto è un dialogo con il cliente. Passiamo tanto tempo a capire, a ascoltare cosa è il bisogno del cliente. Dopodiché noi come team di creativi abbiamo una serie di proposte che possiamo poi discutere. Però non è più solamente un prodotto, non è più un oggetto fisico, può essere anche un servizio, l'interazione con il prodotto. Cos'è che rende unica Pininfarina? Pininfarina è unica per una serie di motivi. Uno è una design house con tanta storia, 93 anni di storia, quindi siamo veramente nato con l'automobile. Il secondo aspetto che è molto particolare e ne siamo molto fieri è questa pluridisciplinità, dagli aspetti più intangibili fino a oggetti che sono vicino all'uomo, i prodotti, ma lavoriamo anche con l'architettura fino a piani di urbanistica. Felix mi ha riportato al Museo di Pininfarina e mi ha spiegato il concetto di concept car e di come queste auto vengono utilizzate per mostrare tutte quante le innovazioni di design di prodotto che poi effettivamente verranno utilizzate nel futuro dalle auto in commercio. Cominciamo magari con una delle macchine più importanti per la nostra storia, è la Cisitalia. Questa macchina lì è stata fatta quando l'azienda aveva 17 anni, quindi è veramente una delle prime macchine che hanno avuto un eco, un successo enorme. Un nuovo archetipo della macchina sportiva, volumi molto puliti con una serie di integrazioni di dettagli, era una delle prime macchine ad avere una calandra orizzontale, poi soprattutto questo cofano molto dinamico, molto basso, era l'inizio di questa tradizione dell'innovazione. Il concept car è sempre una visione del futuro. Uno degli esempi che ci ha aiutato tanto era la sintesi. Questa macchina lì in un certo senso ha inventato una serie di concetti come il cosiddetto liquid packaging legato alle nuove tecnologie, come nuove sorgenti di energia, anche come una guida del futuro, materiali nuovi e anche una serie di forme innovative, aerodinamiche. E in che modo quest'auto è del futuro? Allora, questa macchina lì è stata fatta quasi 15 anni fa. Anticipava una serie di tendenze che vediamo ancora oggi, come la forma dell'abitacolo è molto integrato, è un gesto unico di questo volume. 15 anni fa è questa cosa. 15 anni fa. Il segreto dello stile Pininfarina è di anticipare le tendenze del futuro e questo è sempre la nostra ambizione di aiutare ai nostri clienti di creare questo valore. Dopodiché Simona, Head of Marketing di Pininfarina, mi ha spiegato come funziona il museo, ma prima mi ha spiegato come Pininfarina sia un'azienda B2B, business to business, perché offre servizi ad altre aziende che producono l'oggetto finito, ma in realtà è più considerabile un'azienda B2B2C, in quanto il brand Pininfarina è fondamentale per dare valore a quello che sarà l'oggetto finito, che poi andrà al cliente finale. Il fatto che un progetto sia disegnato da Pininfarina assume un valore molto importante per il cliente finale, diventando un love brand per il nostro cliente business è fondamentale fare leva
passo il Bain Pininfarina. Fammi vedere questo museo. Intanto partiamo dai manifesti pubblicitari che sono straordinari. L'azienda nasce nel 1930 per fare vetture di lusso e di gran lusso, e cioè il fondatore Battista Pinin costruisce delle vetture per le famiglie reali europee. Poi dopo la seconda guerra mondiale iniziamo a fare vetture in piccola serie e qui ne vedi 3 modelli diversi: la Cisitalia, la Nescili, che è diventata famosa perché è stata utilizzata nel film Sabrina con Audrey Hepburn, e infine la Lancia Aurelia B24, un'altra vettura molto famosa perché è usata nel film Il Sorpasso con Vittorio Gassman. Vetture create in pochissime unità, un centinaio, 200 unità, e che venivano realizzate in maniera artigianale. Se andiamo avanti troviamo invece una vettura, e la prima realizzata su una catena di montaggio simile a quelle alle quali siamo abituati noi, e quindi qui i volumi passano da poche centinaia a diverse migliaia, e anche in qualche modo il posizionamento del brand cambia. Se in quel caso siamo hyper luxury, qui diventiamo affordable luxury. E l'ultima vettura è un vero e proprio gioiello perché è la vettura personale del nostro fondatore Battista, è un esemplare unico, è una delle prime concept car. Solo lui ce l'aveva? Solo lui, questa è la sua Ed è proprio one-off. questa? Ed è proprio questa. Ed è straordinario ad esempio il sistema di apertura a porte controvento, che adesso vediamo su vetture di gran lusso come ad esempio la Puro Sangue di Ferrari, ma che lui aveva già ideato nel 1957. Dall'altra parte ci sono invece i modelli più contemporanei. Qui puoi apprezzare il passaggio dalla concept car di cui dicevamo prima. Quindi questa è una concept car? Questa è una concept car. Questa Ferrari P6. Di concept car ne fanno una e basta? Fondamentalmente ne viene fatta una su cui vengono sperimentate delle soluzioni. Alcune le porti poi in produzione, altre le abbandoni per diversi motivi. Quindi questa è la concept car. Questa è la concept car Ferrari P6 e questa è la vettura di serie. Ci sono tanti elementi che legano le due vetture, alcune soluzioni però vengono abbandonate per questioni di costi, fattibilità e sicurezza. La Spider Europa Volumex, che di fatto è l'unica vettura della nostra storia che è stata commercializzata con il brand Pininfarina. E questa qua al centro cos'è? E quest'ultima al centro è la Battista, è una vettura sportiva ma è anche ecologica, al 100% elettrica. Questa concept car è stata presentata nel 2018, a breve la vedremo su strada. Dopodiché in un'altra sala con la stampante 3D mi sono visto con Spree, product designer di formazione, si occupa appunto del design di prodotto, un'altra ala di Pininfarina. Ho l'opportunità di lavorare con tante diverse designer nel nostro gruppo, tra architettura, product, interaction design, car design e transportation. Fammi un esempio pratico di un progetto. Per esempio progettando un nuovo tipo di macchina, una macchina super compact che va per sharing, per esempio. Per chi stiamo facendo? Per quale paese? Quale tipi di persone? Persone più anziane che hanno bisogno di un aiuto di scendere dalla macchina, o per le giovani che non sanno più guidare perché non prendono più patente. Tutta questa parte di ricerca, di capire per chi è, per quale motivo, per quale business opportunity. Qual è la tua giornata tipo? Metto tanto brainstorming, tante riunioni con clienti per capire meglio cosa cercano, chi sono i loro clienti, tanti meeting di ricerca, tipo parlare proprio con clienti di nostri clienti, capire un po' meglio la situazione. Quindi un lavoro molto creativo. Molto creativo, sì, molto creativo. Ti diverti? Sì, tanto, un sacco. Poi ho parlato con Stefano del team di Nautica, che col suo team disegna gli interni e gli esterni di tantissime imbarcazioni, dagli yacht alle imbarcazioni sportive che vincono le gare. Mi ha fatto vedere come lavorano con mezzi all'avanguardia, come per esempio il visore 3D. Dopodiché, dulcis in fundo, ho parlato con l'amministratore delegato di Pininfarina, a cui ho chiesto quali sono le difficoltà di entrare in un'azienda familiare da esterno. In Italia le grandi aziende familiari prima o poi affrontano lo step importante di dover assumere del management dall'esterno, e in questo caso è avvenuto proprio con Silvio Pietro Angori, che è in Pininfarina dal 2009. Com'è gestire 450 dipendenti sapendo che l'azienda ha una storia familiare, un'azienda familiare? È una bella sfida, ma è un grandissimo privilegio. Un bel passaggio quando io sono arrivato oramai quasi 16 anni fa, perché io ho sempre lavorato prima di allora in aziende quotate dove non c'era un vero e proprio azionista identificato, e qui è stato veramente un passaggio senz'altro notevole, perché la società era ed è ancora quotata, però c'è per l'appunto un azionista di riferimento che è la famiglia, e quindi io sono stato per l'appunto, tra l'altro, prima mi sono delegato esterno alla famiglia. L'aspetto più rilevante è stato quello di comprendere quali sono le ragioni fondanti dell'azienda, quello che ha permesso all'azienda di vivere per quasi 1080 anni e portarla ai 93 anni di adesso e condurla oltre i 100 anni che arriveranno tra 7 anni. Per le grandi aziende che nascono dalle importanti famiglie è sempre un passaggio difficile, delegare il management, la gestione, la sentono molto propria spesso. Quello senz'altro, ma devo dire che c'è stata una grandissima sintonia con Gian Andrea Pininfarina, che all'epoca mi invitò in azienda, con Pierpaolo Pininfarina
Pininfarina, che dal 2008 ne è il presidente, e quindi penso che ci sia una continuità e una sintonia veramente elevatissima. Come si diventa amministratore delegato di Pininfarina? La mia storia personale è abbastanza inusuale, perché io sono lavorato in fisica teorica. Per anni ho fatto un ricercatore, quindi mi sono occupato delle scienze dure. Progressivamente ho imparato, cioè ho avuto piacere a gestire progetti, gestire le risorse, fin tanto che poi abbastanza naturalmente mi sono trovato a sviluppare le strategie. Bisogna prepararsi bene, secondo me. Poi ho fatto un master in finance a suo tempo a Chicago. Hai fatto un MBA? Sì, un MBA, con major in finance però. Quindi, è servito l'MBA? Assolutamente sì. Le nostre scuole, a mio avviso, che se ne dica, sono tra le migliori al mondo, se non la migliore. E allora perché un MBA? Perché gli americani nel loro pragmatismo totale hanno capito che il management è invece un insieme di pratiche che si può imparare in qualche modo, no? E di dare degli strumenti a chi fa il manager. Io penso che in Italia ne avremo bisogno di molti più master. Competenze dure anche in business. Sì, assolutamente, perché talvolta si arriva a delle posizioni di vertice senza avere le competenze di base. Terminata l'intervista con il CEO di Pininfarina, è terminato il mio tour. Ho parlato veramente con chiunque. Per me è stato veramente un onore poter guardare dall'interno un'azienda storica e un fiore all'occhiello del design in Italia. Ho potuto guardare il design in relazione, parlare con i vertici, guardare tutti quanti i modelli con i miei occhi, imbucarmi pure nella parte produttiva. È stato un video veramente intenso da realizzare, quindi scrivetemi cosa ne pensate nei commenti e quali altre aziende vorreste vedere. E noi ci vediamo con il prossimo video.